Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Nel video di oggi ci inoltreremo nel mondo dei videogiochi e andremo a scoprire alcune curiosità su uno dei personaggi più noti di questo ambiente. Se avete ascoltato bene questa melodia, di sicuro avrete capito di chi sto parlando. Prima di iniziare però ricordo a quelli che non l'hanno già fatto di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti. Torniamo indietro nel tempo fino al 1981, nel bel mezzo dell'età dell'oro dei videogiochi. L'azienda giapponese Nintendo crea il suo primo videogioco a piattaforme, il quale presenta un'importante innovazione rispetto ai suoi simili precedenti, ovvero la possibilità di effettuare dei salti per evitare di sbattere contro gli ostacoli e di cadere nel vuoto. Il videogioco si intitola Donkey Kong. Il protagonista è niente po' di meno che un omino con i baffi, in tenuta rosso e blu da operaio, che ha il compito di salvare la sua amata Pauline dalle grinfie di un enorme gorilla ispirato a King Kong. Qui il personaggio non ha un nome vero e proprio, ma viene semplicemente chiamato Jumpman, per via della sua abilità nel salto. Per chi non conosce l'inglese, jump significa saltare, mentre man uomo, quindi il termine può essere tradotto semplicemente come l'uomo che salta. Per sentire il nome di Mario per la prima volta però dobbiamo attendere un altro anno. Infatti nel 1982 viene sviluppato il sequel di Donkey Kong, ovvero Donkey Kong Jr. I ruoli qui si invertono e il protagonista è il figlio del gorilla del primo videogioco, che ha il compito di salvare il padre dell'antagonista Mario, che lo ha rinchiuso in una gabbia. Il fondatore della Nintendo of America, Minoru Arakawa, decide di chiamare quest'ultimo così per via della somiglianza con Mario Sigale, il proprietario del primo stabilimento Nintendo negli Stati Uniti d'America. È il 1983 quando la Nintendo pubblica un altro dei suoi prodotti. Si tratta di uno spin-off della serie di Donkey Kong, intitolato Mario Bros, ovvero i fratelli Mario. Mario dunque ritorna a vestire i panni del protagonista e questa volta è accompagnato da una new entry, la quale sarà una presenza fissa in quasi tutti i titoli successivi della serie. Sto parlando ovviamente di suo fratello Luigi. Altro particolare degno di nota è che da qui in poi Mario non è più un semplice operaio, ma diventa un idraulico, mansione che rimarrà tale fino ai nostri giorni. Il videogame mantiene lo schema delle piattaforme fisse a 2 dimensioni, già presenti nei titoli precedenti. Lo scopo del gioco è quello di superare i vari livelli, stordendo i nemici ed eliminandoli con un calcio. Tra questi è presente una versione primordiale delle tartarughe Koopa Troopa, le quali diventeranno anche loro un elemento fisso dei successivi videogiochi della serie. La vera svolta però avviene nel 1985, con il lancio di Super Mario Bros. Nel mercato videoludico per la console Nintendo NES. Il vecchio schema a piattaforma fissa viene abbandonato per uno più innovativo a scorrimento orizzontale. Sono presenti anche molti più elementi rispetto al precedente, come nuovi nemici, ambientazioni differenti e i vari power-up che permettono al protagonista di diventare più potente o di sparare fuoco. Anche la trama si arricchisce di nuovi dettagli e il gameplay si espande all'esplorazione di 8 diversi mondi, ognuno suddiviso in 4 sottolivelli. I 2 personaggi giocabili rimangono sempre Mario e suo fratello Luigi. La trama si svolge nell'immaginario regno dei funghi, dove vivono delle creature umanoidi con la testa a forma di fungo chiamate Toad. Il malvagio Bowser, re dei Koopa Troopa, le creature simili a tartarughe accennate in precedenza, conquista il territorio con il suo esercito, trasforma gli abitanti in blocchi di mattone e Goomba, che sono delle creature fungine e corrotte, e successivamente rapisce la principessa Peach. Mario e Luigi quindi si dirigono verso il regno per riportare la pace e salvare la principessa. Con l'uscita di Super Mario Bros., la popolarità del personaggio di Mario aumenta a dismisura, tanto da portare alla nascita di un importante franchise multimediale che durerà fino ai giorni nostri. Nel 1988 e nel 1990 vengono sviluppati Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 e Super Mario World. Nel 1996 arriva un altro punto di svolta e con Super Mario 64 viene introdotto il primo videogioco tridimensionale della serie.
Da ricordare anche la serie TV a cartoni animati di 52 episodi prodotta dalla Dick Entertainment nel 1989 e il film del 1993 diretto da Rocky Morton e Annabelle Jankel con protagonista Bob Hoskins, seppur quest'ultimo non abbia riscosso un gran successo. Con questo direi che è arrivato il momento di salutarvi. Come sempre vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto il video. Se conoscete qualche altro riferimento o curiosità potete scriverlo nei commenti e se non volete perdere i prossimi aggiornamenti iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche.